Ciao amici e amiche del segno della Vergine, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 febbraio al 1 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla, Lenormand e quella italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere le vostre energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore e relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione della vostra settimana troviamo questi topolini, vuol dire che abbiamo una partenza un po' in salita e un po' in difficoltà. Se siete stressati probabilmente avete accumulato tensione e allora quindi questi topolini danno un po' fastidio. A volte però salta fuori come avvertimento di fare attenzione alle nostre energie a livello psicofisico e anche a volte anche, scusate, alle nostre stesse finanze, perché c'è qualcuno che rosicchia la nostra pazienza, le nostre risorse, forse non ce ne rendiamo conto oppure stiamo sottovalutando la cosa e non va assolutamente bene. Poi abbiamo la montagna. La montagna indica un blocco, un ostacolo che può essere superato, poi dipende dalle varie circostanze. Quando salta fuori ci sta dicendo che magari in alcune situazioni può esserci un ritardo, un ostacolo, appunto un blocco da superare, oppure potremmo avere a che fare con persone che sono particolarmente in opposizione, testardi o ostinati riguardo qualcosa, allora potrebbero esserci degli scontri, oppure magari qualcosa che procede un po' troppo lentamente, in modo pesante e fastidioso. Non è facile, forse l'indicazione anche della volpe ci sta dicendo che alcune cose devono essere gestite con maggior arguzia e astuzia, quindi gestire meglio le nostre energie, di non disperderle in cose che magari ci fanno solo innervosire e non ci portano nulla, oppure fare tante troppe cose, andando a trascurare le cose più importanti, magari anche a livello di salute, oppure a livello strategico di avere un piano per superare delle difficoltà, delle tensioni che forse sono più semplici di quelle che pensiamo, quindi di non andare ad appesantirci ulteriormente. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di terra, principalmente, quindi Toro, Vergine e Capricorno, e abbiamo un pochetto anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso partiamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Per chi ovviamente non dovesse essere interessato, queste possono anche indicare relazioni più importanti, di amicizia e famiglia, quindi chiedo sempre di ascoltare e ciò che vi risuona maggiormente. Magari ci sono delle indicazioni che possono risuonare principalmente con un familiare o con un amico o un'amica, eccetera. Quindi è ovvio che io parlo principalmente di coppia e single. Viola, ninfea, ecco, la viola è quel pensiero fisso, quel chiodo fisso, quel qualcosa che non ci permette di ragionare lucidamente e che di valutare se è il caso di intraprendere, di lasciare andare. Vedendo la ninfea può esserci un po' di confusione e di incertezza. Che cosa si evince da queste carte? Che molto probabilmente ci sono delle cose, dei progetti, dei propositi che voi avete, potrebbero subire un impedimento o un ostacolo, però alla fine
realizzarsi, quindi di non mettervi ansia, nel senso che se avete programmato, ad esempio un viaggetto, uno spostamento, un progettino particolare, sia per voi stessi sia per, diciamo la persona, amata o per voi la relazione più importante, allora ecco che c'è un impedimento, però le cose potrebbero sistemarsi e secondo me ci calza a pennello proprio l'energia della volpe, vuol dire che strategicamente in qualche modo riuscirete a superare le difficoltà. Quindi occhio ai vostri progetti, non lasciatevi influenzare, quindi c'è un qualcosa che sembra andare in negativo e invece verrà risolto. Ecco, questo è il succo della questione. Quindi una settimana abbastanza movimentata, a livello proprio di sensazioni, possono essere anche di emozioni molto forti da riuscire a gestire. E il glicine porta comunque positività, quindi vuol dire che queste cose si vanno a rasserenare o a concludere positivamente. Per i single, queste carte possono far capire che magari c'è quell'energia altalenante, nel senso che se state conoscendo, frequentando una persona, allora ci sono dei blocchi e delle difficoltà. Ninfea è molto particolare, dipende da quello che state vivendo e dipende anche e soprattutto da chi con la persona con la quale avete a che fare, perché siccome è legata alla fantasia impossibile, a un desiderio frustrato, forse è vero che può esserci un interesse, una complicità, però senza futuro, oppure ci sono altri tipi di difficoltà che al momento non permettono un'evoluzione positiva, magari cose altalenanti, nel senso che comunque continua ad esserci questo interesse, magari l'altra persona potrebbe essere impegnata, oppure lo siete voi, ehm, oppure esserci tante altre difficoltà che non starò qui a dire perché manca ovviamente il tempo, ma sicuramente con queste parole voi riuscirete a capire. Quindi di intercettare immediatamente se ci possono essere degli sviluppi positivi, se c'è in futuro un futuro in qualcosa, oppure se sapete già che siete dentro a questa dinamica ed è veramente complessa, quindi da valutare e da osservare. Per quanto riguarda le questioni più pratiche e lavoro, finanze, allora abbiamo questa carta allegria, quindi già in un certo senso è positiva perché vuol dire avere soddisfazioni, anche delle liete notizie, cose importanti che possono riguardare per alcuni di voi anche i viaggi, energie altalenanti, quindi immaginavo che ci fosse anche un qualcosa legato alla volpe stessa in senso negativo purtroppo. Il ladro, io purtroppo non posso mentire sul significato di alcune carte, quindi cerco sempre di informare e magari di far capire che si deve fare attenzione. È una carta legata purtroppo al furto, all'inganno, alla truffa, al tradimento, al venir meno ad un impegno. Magari semplicemente ci possono essere, dei litigi, delle incomprensioni, al lavoro, oppure avere a che fare con delle persone inaffidabili, magari, c'è, appunto una persona che vi promette qualcosa, si vuole impegnare in alcune circostanze, forse anche di aiutarvi e viene meno quell'impegno. Oppure potrebbe esserci una situazione che ancora sfugge al vostro controllo e che in qualche modo pian pianino si deve lavorare, ci si deve, impegnare. Delle cose positive comunque ci sono, vuol dire che o il vostro lavoro comunque procede, funziona nonostante qualche, difficoltà, oppure dovete proprio intervenire diversamente per il vostro benessere, per non stressarvi, quindi di, combattere un conflitto, di combattere l'incertezza con la lucidità, la fermezza, ma soprattutto di lasciarci scivolare addosso, un qualcosa che non ci fa assolutamente bene. Questo vale anche per chi è in cerca di lavoro, perché magari di fare attenzione a delle proposte, a delle cose che possono essere troppo, troppo allettanti
altrettanti, anche a chi vi promette chissà che cosa, nel senso di investimenti che chissà quanto vi faranno, guadagnare, o anche delle semplici proposte di lavoro che non necessariamente sono negative, però insomma potrebbero esserci delle clausole contrattuali o un qualcosa che non vi convince. E allora quindi lì consiglio di ascoltare sempre il vostro intuito e, come ci dice la volpe, di farci furbi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!